Sai sicuro che i farmaci che prendi non stiano lentamente distruggendo il tuo fegato. Molti credono che solo alcol e droghe siano dannosi, ma la verità è molto più inquietante. Anche medicinali comuni, prescritti ogni giorno, possono scatenare una tossicità epatica silenziosa e letale. E il peggio, i sintomi spesso si manifestano troppo tardi. Il fegato è il nostro laboratorio di disintossicazione, ma a differenza dei reni, non esiste una macchina in grado di sostituirlo se smette di funzionare. Eppure, milioni di persone assumono farmaci senza sapere che potrebbero essere la causa di gravi danni epatici. Alcuni antibiotici, antidolorifici e perfino farmaci considerati sicuri nascondono un potenziale effetto collaterale devastante: l'epatite medicamentosa. Vuoi sapere quali sono i medicinali più pericolosi per il fegato? Sai riconoscere i segnali di un'intossicazione prima che sia troppo tardi? Questo video ti svelerà tutto, dagli errori fatali più comuni alle precauzioni indispensabili per proteggere il tuo organismo. Non rischiare la tua salute senza saperlo. Continua a guardare e scopri i farmaci che potrebbero mettere in pericolo il tuo fegato, anche se segui le prescrizioni mediche alla lettera. 1. Metildopa, Aldomet. Non tutto ciò che è considerato sicuro lo è per tutti. La metildopa, spesso prescritta alle donne in gravidanza per controllare la pressione alta, è da decenni un punto di riferimento nella terapia antipertensiva. Eppure in silenzio può diventare un'insidia per il fegato, soprattutto in chi ha già una fragilità epatica. Il suo uso prolungato è stato associato a epatiti tossiche che, se non riconosciute in tempo, possono portare a danni irreversibili. Molte persone scoprono il problema solo quando compaiono sintomi come affaticamento e ingiallimento della pelle. In alcuni casi l'unico segnale iniziale è un lieve malessere, facilmente confuso con stanchezza o stress. Un controllo regolare delle transaminasi può fare la differenza. Chi assume farmaci antipertensivi dovrebbe includere nel proprio stile di vita strategie di protezione epatica, come il consumo di tè verde ricco di antiossidanti e l'uso moderato di curcuma che supporta la funzione del fegato. Affidarsi ai farmaci senza conoscerne i potenziali rischi è come camminare al buio in un sentiero sconosciuto. La consapevolezza è la luce che permette di scegliere la direzione giusta. 2. Amoxicillina, clavulanato, l'antibiotico, Augmentin. Non tutti gli antibiotici sono innocui come sembrano. L'amoxicillina con clavulanato è tra i più prescritti al mondo, un pilastro nel trattamento di infezioni respiratorie, urinarie e dentali. Dietro la sua efficacia si nasconde un rischio che pochi conoscono. Il fegato, incaricato di metabolizzare il farmaco, può reagire con una risposta infiammatoria che si manifesta giorni o addirittura settimane dopo l'ultima dose. Molti attribuiscono la stanchezza o un lieve malessere post-antibiotico alla convalescenza, senza immaginare che potrebbe essere il segnale di un fegato sovraccarico. Alcuni sviluppano ittero, con la pelle e gli occhi che assumono una sfumatura giallastra, mentre altri scoprono il problema solo attraverso esami di routine. Chi ha bisogno di antibiotici frequenti dovrebbe adottare strategie di protezione epatica, come l'integrazione di cardo mariano, noto per le sue proprietà rigenerative, e una dieta ricca di fibre per facilitare l'eliminazione delle tossine. Usare un farmaco senza conoscerne i possibili effetti è come affidarsi a una bussola difettosa in un viaggio importante. Essere informati non significa avere paura, ma sapere come proteggere la propria salute con scelte consapevoli. 3. Diclofenac, Voltaren. Alleviare il dolore è una necessità, soprattutto con l'avanzare dell'età, quando articolazioni e muscoli iniziano a farsi sentire. Il diclofenac è tra i farmaci più usati per combattere infiammazioni e dolori, una compressa che sembra restituire la libertà di movimento. Ma quello che molti ignorano è che dietro questo sollievo si nasconde un prezzo che il fegato potrebbe pagare a caro prezzo. Metabolizzare il diclofenac è un compito impegnativo per il fegato, che in alcuni casi può reagire con un'infiammazione silenziosa. Alcune persone scoprono il danno solo dopo settimane, quando compaiono sintomi come nausea persistente e stanchezza profonda.
Chi assume frequentemente questo farmaco dovrebbe bilanciarne l'uso con strategie naturali di supporto, come il consumo di omega 3, presente nel salmone e nelle noci, che aiuta a ridurre l'infiammazione senza sovraccaricare il fegato. Anche la fisioterapia e lo yoga possono offrire un sollievo duraturo, senza i rischi legati ai farmaci. Affidarsi ciecamente a un antidolorifico, senza considerare le conseguenze, è come riparare un tetto con una perdita, ignorando che le fondamenta stanno cedendo. Il vero benessere non si trova in una pillola, ma in scelte consapevoli che proteggono la salute nel tempo. 4. Amiodarone, cordarone. Un battito regolare è sinonimo di vita, e quando il cuore perde il ritmo, trovare una soluzione diventa una priorità. L'amiodarone è spesso la risposta per chi soffre di aritmie, un farmaco potente che aiuta a mantenere il cuore stabile, ma mentre protegge il battito, può lentamente minacciare altri organi vitali, soprattutto il fegato. Chi assume amiodarone a lungo termine può sviluppare una tossicità epatica subdola. Alcuni notano un calo dell'energia, una digestione più lenta o un ingiallimento della pelle, segnali che il fegato sta lottando per metabolizzare il farmaco. Proteggere questo organo non significa rinunciare alla terapia, ma adottare strategie che riducano il carico tossico. Integrare la dieta con verdure come il cavolo e il broccolo può aiutare il fegato a eliminare meglio le sostanze di scarto. Anche l'attività fisica moderata, come una passeggiata di 30 minuti al giorno, migliora la circolazione epatica, facilitando la depurazione. Affidarsi a un farmaco senza conoscere i suoi effetti nascosti è come rinforzare le mura di una casa mentre le fondamenta si indeboliscono. Il cuore ha bisogno di protezione, ma il fegato non può essere dimenticato lungo il cammino. 5. Allopurinolo, Zyloric. Il dolore improvviso di una crisi di gotta è insopportabile. Un bruciore acuto che immobilizza e rende ogni passo un tormento. L'allopurinolo è il farmaco più usato per tenere sotto controllo l'acido urico, prevenendo la formazione di cristalli nelle articolazioni. Ma mentre protegge dalle ricadute, può mettere a dura prova il fegato, soprattutto nei primi mesi di utilizzo, quando il rischio di epatite tossica è più alto. Alcune persone iniziano a sentirsi più affaticate, con una digestione rallentata e un malessere generale che sembra non avere spiegazione. Monitorare le transaminasi con esami periodici può aiutare a prevenire danni silenziosi. Chi assume allopurinolo dovrebbe affiancare alla terapia uno stile di vita che alleggerisca il lavoro del fegato, riducendo il consumo di carne rossa e alcol, due nemici sia della gotta che della salute epatica. Un'ottima alternativa è privilegiare fonti vegetali di proteine come lenticchie e ceci, che non solo riducono il rischio di attacchi gottosi, ma favoriscono anche la depurazione dell'organismo. Curare una malattia senza proteggere il resto del corpo è come spegnere un incendio lasciando bruciare le fondamenta. La gotta si combatte con i farmaci, ma la vera prevenzione nasce dall'equilibrio tra cura e consapevolezza. 6. Metotrexato, metotrexate. Curare significa sempre guarire. Il metotrexato è una delle terapie più efficaci per malattie autoimmuni come l'artrite reumatoide e per alcuni tipi di cancro. Un farmaco potente, capace di rallentare processi infiammatori e proliferazione cellulare. Ma questa efficacia ha un costo e il fegato è spesso l'organo che lo paga. Chi assume metotrexato a lungo termine può sviluppare una tossicità epatica progressiva. Inizialmente impercettibile, si manifesta con affaticamento, perdita di appetito e disturbi digestivi. Per evitare danni irreversibili, il monitoraggio delle transaminasi diventa essenziale. Affiancare alla terapia una dieta epatoprotettiva può fare la differenza. Prediligendo alimenti ricchi di glutatione come asparagi e spinaci, che favoriscono la rigenerazione cellulare. Ridurre il consumo di grassi saturi e zuccheri raffinati aiuta a mantenere il fegato più efficiente. Pensare che un farmaco da solo possa risolvere tutto è come costruire una casa solida su un terreno fragile. La vera cura non è solo nella medicina, ma nell'attenzione quotidiana verso il proprio corpo. 7. Fenitonoia, dintoina,
Anticonvulsivanti. La stabilità è essenziale, sia nella vita che nella salute. Gli anticonvulsivanti sono farmaci indispensabili per chi soffre di epilessia o neuropatie, aiutando a mantenere il cervello in equilibrio. Ma mentre proteggono l'attività neuronale, alcuni di essi possono sovraccaricare il fegato, alterandone la capacità di eliminare tossine e metabolizzare altre sostanze. Chi assume anticonvulsivanti a lungo termine può non accorgersi subito degli effetti sul fegato. Un senso di stanchezza persistente, una pelle più sensibile e disturbi digestivi lievi possono essere i primi segnali. Per ridurre il rischio è utile supportare il fegato con alimenti ricchi di polifenoli come mirtilli e melograno, che favoriscono la depurazione naturale. Anche il consumo regolare di acqua con limone al mattino aiuta il fegato a svolgere meglio il suo lavoro. Pensare alla salute come a un sistema interconnesso significa non focalizzarsi solo sul problema principale, ma proteggere ogni parte del corpo. La qualità della vita non dipende solo dai farmaci, ma anche dalle scelte quotidiane che rafforzano l'equilibrio interno. 8. Acido valproico, Depakine, antipsicotici. Mantenere l'equilibrio mentale è fondamentale per una vita serena. Gli antipsicotici sono farmaci essenziali per molte persone. Aiutano a controllare disturbi come schizofrenia, disturbi bipolari e stati d'ansia severi. Ma mentre riportano ordine nei pensieri, possono alterare la funzione epatica, rallentando il flusso della bile e causando una condizione chiamata colestasi medicamentosa. Chi assume questi farmaci può iniziare a notare cambiamenti sottili come una digestione più lenta, un prurito persistente sulla pelle o una maggiore stanchezza dopo i pasti. Piccole modifiche nello stile di vita possono ridurre il peso sul fegato, come l'inclusione di erbe amare nella dieta, tra cui tarassaco e carciofo, che stimolano la produzione della bile. Anche l'attività fisica moderata, come lo yoga o il tai chi, aiuta a migliorare la circolazione epatica e a ridurre l'accumulo di tossine. Prendersi cura della mente non può significare trascurare il corpo. L'equilibrio non si trova solo nei farmaci, ma nelle scelte quotidiane che permettono a ogni organo di funzionare al meglio. 9. Fluconazole, Diflucan. Le infezioni fungine possono sembrare banali, ma quando si radicano nel corpo diventano ostinate e difficili da trattare. I farmaci antifungini, come fluconazolo e itraconazolo, sono spesso la soluzione più efficace, eliminano il problema alla radice e riportano l'organismo in equilibrio. Ma mentre combattono i funghi, il fegato lavora senza sosta per metabolizzarli, rischiando di subire danni silenziosi. Chi assume antifungini per lunghi periodi può iniziare a sentirsi più affaticato, con una digestione pesante o un fastidioso prurito sulla pelle. Segnali che il fegato sta lottando per smaltire il farmaco. Per supportarlo, è utile aumentare il consumo di cibi ricchi di zolfo come aglio e cipolla, che favoriscono la disintossicazione epatica. Anche il tè di tarassaco e cardomariano può essere un alleato prezioso per stimolare la rigenerazione del fegato senza interferire con la terapia. Curare un problema senza proteggere il resto del corpo è come riparare un tetto, ignorando le crepe nei muri. La vera guarigione non sta solo nell'eliminare il disturbo, ma nel sostenere l'organismo affinché possa riprendersi completamente. 10. Paracetamolo. Un mal di testa improvviso, un dolore muscolare o una febbre alta. Il paracetamolo è spesso la prima scelta per alleviare il disagio, un farmaco considerato sicuro, presente in quasi tutte le case. Ma dietro questa apparente innocuità si nasconde uno dei principali responsabili dell'insufficienza epatica acuta, una condizione che in molti casi porta al trapianto di fegato. Superare la dose giornaliera raccomandata, anche solo per pochi giorni, può essere devastante, soprattutto per chi assume già altri farmaci o consuma alcol. Alcuni segnali iniziali come nausea, perdita di appetito e stanchezza possono passare inosservati, fino a quando il danno diventa critico. Proteggere il fegato significa conoscere i propri limiti e optare per alternative più sicure quando possibile. Rimedi naturali come il tè allo zenzero e la camomilla
possono aiutare a ridurre l'infiammazione, mentre il riposo e una buona idratazione accelerano il recupero senza sovraccaricare l'organismo. Affidarsi ciecamente a un farmaco solo perché è comune è come attraversare un ponte senza sapere se reggerà il peso. La salute si costruisce con consapevolezza e ogni scelta, anche la più piccola, può fare la differenza tra il benessere e il rischio. Il fegato è il guardiano silenzioso della nostra salute, un alleato instancabile che lavora senza sosta per proteggerci dalle tossine e mantenere l'equilibrio del corpo. Eppure, troppo spesso lo diamo per scontato, ignorando i segnali di affaticamento fino a quando il danno è ormai avanzato. Ogni farmaco assunto, ogni scelta fatta senza consapevolezza può trasformarsi in un peso insostenibile per questo organo vitale. Prendersi cura del fegato non significa solo evitare i farmaci più rischiosi, ma anche adottare uno stile di vita che lo protegga ogni giorno. Una dieta equilibrata, il controllo medico regolare e piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza tra una vita piena di energia e un futuro di limitazioni. Il corpo è come una sinfonia e il fegato ne è il direttore d'orchestra. Quando funziona bene, tutto è armonico. Ma se si indebolisce, l'intero organismo perde il suo equilibrio. Se questo video ti ha aiutato a guardare la tua salute con occhi diversi, lascia un like e iscriviti al canale. Condividi queste informazioni con chi ami, perché la conoscenza è il primo passo per vivere meglio e più a lungo.